Ciao a tutti, homebrewers e appassionati. Come saprete, dopo l'ultima cotta ho concluso questa stagione produttiva, un po' per il caldo e un po' anche per caricare un po' le energie che serviranno per avviare la prossima stagione. Ho pensato di fare un breve riassunto della stagione appena trascorsa per tirare un po' le somme sui numeri, sulle birre che ho prodotto e fare anche un paio di considerazioni nell'ottica di migliorare alcuni aspetti produttivi e organizzativi del mio homebrewing. È stato un anno di crescita sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Ho prodotto in totale 359 litri di birra, divise in 15 cotte, una in più dello scorso anno, tutte brassate con Technical Grain. 6 di queste cotte sono state fatte in doppio batch, cioè con un volume di 35 litri che ho diviso poi in due fermentatori per testare due lieviti diversi. Per la maggior parte del tempo ho gestito 3 camere di fermentazione in simultanea. Ho prodotto 12 birre ad alta fermentazione e 3 lager a bassa fermentazione. Le birre prodotte come stile di origine sono 4 belghe, 3 di stampo britannico, 6 divise tra l'area di Germania e Repubblica Ceca e 2 stili di ispirazione americana. Delle 15 birre, 9 sono state fermentate con lieviti liquidi e 6 con lieviti secchi. Una sola cotta è stata gestita in blend con un lievito liquido insieme a un lievito secco. La birra con l'OG più bassa è stata la Smash IPA, una birra brassata con un singolo malto prodotto localmente ed un luppolo coltivato da me personalmente. Ho raggiunto un OG di appena 1,040, complice anche l'origine artigianale del malto, di cui sconoscevo effettivamente i parametri certi riguardo l'efficienza di estrazione. La birra con l'OG più alta è stata invece il barley wine che ho brassato con il doppio mash reiterato, che senza l'ausilio di zuccheri o estratti ha raggiunto l'OG di 1,095. La birra con l'FG più bassa invece non poteva essere che la Saison. Quella fatta con il blend di lievito liquido e lievito secco ha raggiunto un'attenuazione apparente del 100%, arrivando a una densità di 1,0, praticamente come l'acqua distillata. La birra con l'FG più alta, anche qui è stato il barley wine con una densità finale di 1,024 a fine fermentazione. La birra meno alcolica è stata la New Zealand IPA, una birra session luppolata con appena 4,2% di alcol. La birra più alcolica è stata invece la Quadruple, che sebbene partisse con un OG di 1,094, un punto in meno rispetto al barley wine, grazie a un'elevata attenuazione e all'aggiunta anche di zuccheri nel grist, ha raggiunto un grado alcolico di 10,5 volumi di alcol, che finora è il mio record personale. La birra più chiara sulla carta dovrebbe essere la Wheat Beer, ma ad occhio anche la Smash IPA sembra avere un colore molto chiaro. La birra più scura è stata la Quadruple con un EBC di 59, che non sono neanche pochi per lo stile. Seguono poi la Czech Dark Lager e la Porter con 51 e 48. Per quanto riguarda l'amaro, la birra col valore più basso di BU è stata la Weissbier, che notoriamente non è una birra molto luppolata, con un valore di 13 BU. La birra con il valore di BU più alto invece è stata il Barley Wine con 51. Ma se parliamo di rapporto dolce-amaro, la birra con l'amaro percepito maggiore è stata la New Zealand IPA, che con 45 IBU ma con un OG molto più bassa ha un rapporto dolce-amaro di 0,99, cioè sbilanciato molto più sull'amaro. A livello qualitativo ho avuto sia delle soddisfazioni con diverse ricette che ho rifatto e ho migliorato, e sia qualche imprevisto misto a delusione. Vediamoli insieme. Tra le birre più riuscite c'è stata la Saison. Dopo la versione mal riuscita dell'anno precedente ho deciso di fare qualche cambiamento in ricetta e soprattutto di lavorare con un blend di lievito liquido e secco per ottenere una maggiore complessità e dare maggior carattere a una birra che è fortemente caratterizzata dal lievito. Ho ottenuto un risultato veramente ottimo, anche sopra quelle che erano le mie aspettative, e ho avuto anche degli ottimi riscontri ai concorsi. È stata una delle birre infatti che ho presentato alla finale del campionato nazionale tra quelle a stile libero e che ha raggiunto addirittura il terzo posto tra le birre a stile libero della competizione, consentendomi poi con il punteggio di classificarmi settimo assoluto alla finale del campionato.
Questa sarà sicuramente una birra che farò la prossima stagione senza fare alcuna variazione in ricetta, anche se c'è da dire che il lievito liquido della Wise oggi non è più distribuito in Italia, quindi dovrò sostituirlo con l'analogo ceppo della White Labs, che sulla carta dovrebbe avere la stessa origine, ma penso che sicuramente ci sarà un minimo di variabilità. In ogni caso è una birra che comunque anche provare a farla identica è molto difficile ottenere lo stesso risultato, le variabili fermentative sono molto difficili da controllare e gestire. Altra birra che è riuscita alla grande è stata la Czech Dark Lager, uno stile che ho brassato per la prima volta senza purtroppo aver potuto mai assaggiarne una versione autentica. Ho scelto di brassarla per poterla presentare alla quinta tappa del campionato nazionale dello scorso anno, dove questo stile era appunto in menzione speciale. La birra, oltre a essere uscita veramente buona ed equilibrata in tutti i suoi punti, è stata anche molto apprezzata dai giudici, infatti ha vinto la menzione speciale che poi mi è valsa la qualificazione alla finale del campionato e sulle schede ha raggiunto dei punteggi secondo me irripetibili di 45 e 48 su 50. Ho ripresentato questa birra poi a distanza di qualche mese in altri concorsi e anche se non più perfettamente in forma è riuscito comunque a farsi notare positivamente. L'altra birra scura, di simil gradazione ma a differente stile, è stata la Porter. Anche su questa ho previsto una ricetta del tutto migliorata rispetto alle precedenti e per la prima volta ho testato un lievito liquido di origine britannica. Il risultato è stato buono e mi ha stupito per un paio di aspetti migliorativi. Uno riguarda il profilo dell'acqua, ho usato un'acqua più ricca di bicarbonati che a mio avviso ha attenuato molto alcune caratteristiche dei malti scuri, rendendo la bevuta molto più piacevole ed evitando quell'acidità e quell'asprezza che possono lasciare i malti torrefatti. L'altro aspetto è stato quello del lievito. Ho ottenuto un profilo fermentativo veramente molto pulito e un carattere che molti mi hanno confermato essere molto British. Anche questa ha ottenuto dei buoni punteggi ai concorsi ed è piaciuta anche agli amici homebrewers. Altra birra che posso citare tra le meglio riuscite è stata la Witbier. Anche qui ho rivisto un po' la ricetta, soprattutto sull'uso di spezie che ho cercato di contenere il più possibile e poi ho lavorato in immostamento e fermentazione per ottenere una densità finale non troppo bassa e non lasciare quindi una birra troppo watery. È uscita una Wit veramente profumata, pulita, cremosa e anche con un bel corpo. È riuscita a prendere degli ottimi punteggi alla prima tappa del campionato nazionale di quest'anno, che non sono però bastati per fargli raggiungere il tavolo finale. L'ho presentata poi ad altri concorsi, ha ottenuto dei buoni punteggi ma non eccellenti. La critica più comune è stata quella riguardo una carenza un po' di aromi citrici e agrumati riconducibili alle spezie. Quindi forse ho contenuto un po' troppo la speziatura, ma a me personalmente così non dispiace. Forse per l'attinenza allo stile dovrei incrementarla appena un po', ma sono già sicuro che poi ci sarà qualcuno che mi dirà che la speziatura è troppo eccessiva. Quindi alla fine forse va bene anche così. Passiamo alle note dolenti di quest'anno, cioè le birre meno riuscite. La birra meno riuscita in assoluto è stata senza dubbio la Wee Heavy, una birra in cui ho lavorato molto attentamente utilizzando un ceppo di lievito scozzese che in un primo momento stava lavorando davvero molto bene. Poi però in fermentazione secondaria è ripartita una fermentazione ad opera probabilmente di ceppi di lieviti diastatici di precedenti cotte di saison che hanno mangiato via tutto il corpo della birra e l'hanno completamente modificata, andando poi anche a sovracarbonare in bottiglia in maniera molto eccessiva, con i classici poi problemi di gushing all'apertura ed un profilo aromatico completamente stravolto. Sempre per quanto riguarda il gushing, ho avuto grossi problemi con la New Zealand IPA. Qui probabilmente si tratta di gushing associato a eccessive particelle di luppolo in sospensione, che fungono di punti di nucleazione all'apertura. Ho fatto anche un approfondimento sul tema gushing e sovracarbonazione. Se volete rivederlo, andatelo a cercare negli ultimi video. Il problema è stato che ho imbottigliato la birra forse troppo presto, non ho fatto un cold crush abbastanza lungo da far depositare tutte le particelle di luppolo, quindi in gran parte sono poi finite in bottiglia e hanno provocato il gushing e anche una leggera sovracarbonazione. La birra era interessante come profilo inizialmente, non troppo entusiasmante, però l'ho potuta apprezzare per poco tempo, perché poi il gushing era diventato veramente eccessivo. Altra birra poco riuscita è stata la Pilsner. È venuta con una densità iniziale molto alta che ho deciso di non correggere raggiungendo i 5.8 volumi di alcol, che possono anche starci per una special Nipivo. Il bilanciamento con l'amaro però è stato pessimo. Non so se per la densità alta raggiunta o anche per un luppolo non proprio eccellente, sia in aroma che in amaro ho percepito molto poco il luppolo e anche la shelf life di questa birra purtroppo è stata molto breve.
L'altra bassa fermentazione che ho fatto invece è stata la Märzen, qui ho avuto il problema all'opposto. Ho ottenuto una densità iniziale molto bassa rispetto a quella prevista e forse una gettata di luppolo in aroma di troppo ha dato un tocco di amaro un po' più alto di quello previsto per lo stile e la birra ha mancato soprattutto nella sua parte forte, cioè le note maltate, caramellate ed il corpo. Tutto sommato la birra era bevibile, senza troppi difetti, ma non ben inquadrata nel suo stile. Tra le birre che non sono venute male, ma che non mi hanno neanche stupito troppo, ci sono le due ibride tedesche, l'Altbier e la Kolsch. L'Altbier è quella che ho dovuto brassare per la finale del campionato nazionale Moby perché era stata designata appunto dal Moby come birra obbligatoria da presentare in finale. Birra su cui ho studiato molto per quanto riguarda la ricetta, però probabilmente ho fatto la scelta più difficile di lavorare con un lievito liquido che poi è risultato essere molto caratterizzante e ha tirato fuori forse qualche estere di troppo. Con lo stesso lievito ho brassato poi la Kolsch. Qui invece il grist era semplicissimo, 100% di malto Pilsner. Ho lavorato qui più attentamente con il lievito per cercare di contenere gli esteri fruttati. E poi sempre su questa birra ho fatto un interessante esperimento testando per la prima volta gli antiossidanti, facendo poi un confronto tra le bottiglie con e quelle senza antiossidanti per vederne appunto le differenze e quantificare quanto questi antiossidanti abbiano contribuito a mantenere la birra più fresca. Anche se forse la birra è risultata essere poi comunque particolarmente fruttata, a me come risultato non è dispiaciuto affatto. Ho trovato una birra davvero molto piacevole, magari non sarà una birra al 100% in stile, perché le autentiche Kolsch sono molto contenute sugli esteri, hanno un profilo molto da lager, almeno quelle che ho assaggiato io. L'altra tedesca che ho brassato è stata la bavarese Weissbier. Una cotta molto studiata anche qui, ho lavorato sia nel grist che nell'ammustamento e poi ho fatto la scelta di lavorare in doppio batch in fermentazione aperta. Qui ho potuto constatare che la birra in fermentazione aperta si infetta davvero molto facilmente, ma anche che non tutte le infezioni sono potenzialmente così dannose e distruttive per la birra. Dei due batch infatti uno si è rovinato irrimediabilmente andando poi a sovracarbonare pericolosamente in bottiglia, l'altro invece, nonostante abbia formato questa inguardabile pellicola sulla superficie, è risultata essere poi una Weiss abbastanza pulita in stile e buona diciamo. L'ho presentata anche a dei concorsi dove giudici esperti mi hanno dato una buona valutazione e non hanno neanche avvertito nulla di anomalo per quanto riguarda questa infezione. Ne è uscita addirittura con 34 e 36 su 50. Altra birra che inserirei tra queste c'è la Smash IPA, una birra che è stata più che altro un esperimento per testare le materie prime. Ed è stata la prima birra su cui ho avuto il coraggio di utilizzare il luppolo che coltivo nel mio giardino. È stato interessante provare questo luppolo che, pur essendo una varietà Cascade, era molto carico di limone e aveva un profilo anche speziato, tant'è che alcuni giudici forse l'hanno confusa con una Witbier poco riuscita, perché mi hanno segnalato eccessive note di coriandolo e di fenoli, pur avendo utilizzato un lievito neutro. Sicuramente non era una birra che si prestava bene a dei concorsi. Questa stagione ho brassato molte più birre ad alta gradazione alcolica. Di molte di queste ancora non mi sento di dare un giudizio definitivo, vorrei far passare un po' più di tempo per una buona maturazione. La Quadruple che ho brassato a dicembre al momento ha 7 mesi di maturazione. Ai primi assaggi non l'ho trovata affatto male, in aroma l'ho percepita molto ricca e intensa, in bocca però un po' bruciante, ancora molti alcoli superiori. Non so se si smorzeranno del tutto, però la riassaggerò il prossimo inverno, anche perché con questo caldo non è una birra che apprezzerei particolarmente. Stessa cosa per il barley wine che invece ho programmato di far invecchiare molto più a lungo. Al primo assaggio post rifermentazione non ho percepito alcoli superiori o appunto un carattere troppo bruciante, ha un bel corpo ma forse c'è qualcosa di fuori posto che mi hanno fatto notare. Comunque ve ne parlerò poi in seguito. Per finire, la birra di Natale, la Christmas Abbey Ale, con la quale ho concluso questa stagione e che poi berrò nel prossimo inverno. Anche su questa al primo assaggio non ho notato difetti particolari, però anche qui un carattere forse troppo bruciante dato da una buona produzione di alcoli superiori. Questo è uno degli aspetti su cui ancora non sono riuscito a lavorare bene. Nonostante io faccia degli abbondanti starter e riesco a contenere abbastanza bene la risalita tumultuosa di temperatura, molte birre belga ad alta gradazione mi escono fuori con molti alcoli superiori. Se avete qualche consiglio da darmi per evitare questo problema, sono qui ad ascoltarvi. Per concludere questo video, le mie considerazioni sulla stagione appena trascorsa sono queste. È stata una stagione di crescita e piena di nuovi stimoli e nuove sfide,
come quella del birrificio della scuola, ho fatto diverse cotte in doppio batch e ho avuto a che fare sia con gushing che con infezioni, quindi ho fatto anche più esperienza su queste problematiche. Ma non sono neanche mancate le birre ben riuscite e migliorate. Quest'anno mi sono concentrato proprio molto sulle ricette e la gestione dei lieviti. Per quanto riguarda il tema ossidazione, ho voluto insistere con birre a bassa fermentazione e luppolate senza sistemi di contropressione per il momento. E devo ammettere che, a parte la Czech Dark Lager, che essendo una birra molto scura possibilmente è più protetta da questa problematica, sulle chiare e luppolate ho avuto sicuramente dei limiti che mi hanno portato poi ad avere dei risultati non ottimali. L'impossibilità di eseguire travasi, per esempio, o dry hopping in contropressione, quindi senza l'esposizione della birra con l'ossigeno, mi ha portato ad avere una birra luppolata con gravi problematiche di gushing, poco pulita visivamente, mentre sulle basse fermentazioni, doverle poi rifermentare in bottiglia porta pure qui a produrre un po' di fondo di lievito, che non è il massimo per queste tipologie. Pur avendo lavorato bene sulla limpidezza, la birra deve essere gestita e versata molto attentamente. Infatti nei concorsi spesso mi hanno segnalato birre torbide, mentre in casa io riesco a versarle senza far emergere la torbidità. Oltre a questo, l'ossidazione post imbottigliamento, che cerco comunque di contenere al massimo, su certe tipologie diventa comunque più percepibile nel tempo. Quindi birre con una shelf life molto bassa e che comunque si espongono all'ossigeno già durante l'imbottigliamento. Con la Kolsch ho provato ad affrontare questo problema con l'utilizzo degli antiossidanti. In effetti questi mi hanno dato un esito più che positivo, ma non so se sono ancora propenso a utilizzarli su larga scala anche sulle altre cotte. Non sono del tutto convinto che l'antiossidante non ceda aromi nella birra finita, nel primo test questo non è capitato, ma dovrei fare dei confronti su più tipologie di birre per esserne certo. Inoltre questo accorgimento mi può aiutare a contenere l'ossidazione post imbottigliamento, ma non quella che avviene prima, per esempio durante il cold crash o la lagarizzazione, quando il fermentatore scendendo di temperatura tende a richiamare volume dall'esterno. Ed essendo che il mio fermentatore, pur con il gorgogliatore chiuso, non va ad accartocciarsi, sono abbastanza certo che riesca a risucchiare aria dall'esterno. Questo problema in realtà dovrebbe essere semplicemente arginabile utilizzando un polmone di CO2. Con queste considerazioni vi lancio un piccolo spoiler che probabilmente mi vedrete lavorare diversamente su alcune tipologie di birre nella prossima stagione. Per quanto riguarda il numero di cotte di fermentazione in contemporanea, probabilmente non gestirò più 3 camere di fermentazione, perché a volte è stato difficile seguire bene le fasi di fermentazione sulle 3 cotte. Sto progettando invece un modo per liberare prima il fermentatore, soprattutto quello delle basse fermentazioni, che al momento mi occupa un fermentatore per almeno 1 mese e mezzo. L'obiettivo invece è quello di fare una fermentazione primaria in camera di fermentazione e poi di trasferire la birra in un altro ambiente per la lagerizzazione, liberandomi nuovamente la seconda camera di fermentazione. Comunque di tutti questi aspetti e delle migliorie future vi parlerò poi in seguito. Se siete arrivati fin qua vi ringrazio davvero, se avete commenti, suggerimenti o considerazioni da fare scriveteli qui sotto. Di tutte le birre di cui vi ho parlato trovate i video delle loro cotte nella playlist Le mie cotte. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e se siete nuovi del canale o non l'avete ancora fatto vi invito a iscrivervi e attivare le notifiche. Il vostro piccolo supporto per me è sempre di grande aiuto e di stimolo per crescere e continuare. Ci vediamo al prossimo video!